Piero Pedrini, tu sei un industriale bresciano che ha dato alla storia della cucina tantissimi attrezzi inventati da te. Qual è il più famoso? Beh, non tutti inventati da me, ma però ce ne sono alcuni speciali, tipo il più famoso è il servispaghetti Lillo, che è questo. È stata ho un sacco di ricordi su questo Che anno era? 75-76 e mi ricordo che appena fatto hanno cominciato a venderli ai clienti in modo particolare, cioè in tutto il mondo, però quelli di Napoli, i napoletani dicevano ma Piero, ma no, ma che cosa hai fatto qui che non serve niente, gli spaghetti qui si prendono con la forchetta, eccetera. Il più educato mi diceva serve per grattare i cani. Poi è stato un colpo di così, un'idea di fare una confezione che era un contenitore con una fotografia sopra che poteva far vedere i vari usi, cioè non solo per prendere gli spaghetti, ma per prendere, non so, le olive da un vaso, un uovo sodo che era caldo, e questo è quello che ha aperto un po' La mente la mente, e a Napoli anche, e abbiamo cominciato così. Poi nell'85-84 ho fatto della pubblicità con Berlusconi, con Mediaset. E lì è stata un'esplosione proprio, usavano tutti, ma è una cosa incredibile. E da lì è partito anche il marchio, è diventato più in più, insomma, più conosciuto, eccetera, e tutti hanno voluto il servispaghetti. Praticamente rivoluzionato il modo di prendere la pasta nel mondo, tranne che a casa mia, chiaramente, Perché? perché da casa mia la signora Marisa usa ancora la forchetta e il cucchiaio, Marisa Laurito, che è la tua compagna che era mia da quanti da anni? 25 anni. E ancora non l'hai convinta? No, assolutamente no. Lei quando l'ho conosciuta in cucina faceva tutto con un coltello, una cosa, dico, ascolta, ma le patate, pelava le patate con le bucce grosse, così buttavi. Dico, guarda che c'è un pelapatate speciale, fai belle le fettine, tutte carine, fatte bene, e non butti via metà della patata. Poi, per esempio, lei faceva le zucchine ripiene e tutto grattato. C'è il vota zucchine, insomma, uno alla volta, pian pianino, glieli ho fatti vedere un po' tutti i prodotti, però ancora oggi usa il coltello. Questo strumento per gli spaghetti che hai inventato è anche fatto di una plastica particolare. Sì, era una delle prime che uscivano, era una plastica studiata per la NASA. La produceva un grosso gruppo americano ed è una plastica che resiste ancora oggi a 200 gradi, per cui col calore, anche friggendo si poteva usare. Infatti è una pratica è molto robusta, però questo per esempio, questo ha 25 anni, vedi che è ancora bello, perfetto. Questo è il mio, È il tuo, anzi veramente di mio marito, di tuo marito. antropologo, che ha subito capito che sarebbe stato utile. Lui ha capito subito. E io l'ho scoperto con lui e lui lo chiama Lillo. E si chiamava Lillo, infatti abbiamo Perché? dato il nome, studiare un nome che si ricorda così, che viene in mente, che uno se lo ricorda per sempre, Lillo, e infatti poi tutto il brand si chiamava la linea Lillo, cose per tutti i giorni, perché facevamo tutti questi oggetti, dal pelapatate a cavatappi allo spremiaglio. Per esempio, un altro articolo che mi è piaciuto molto era uno spremiaglio. E quando spremi l'olio poi la pulizia dentro devi grattare, ti puzza, eccetera, eccetera. Era reversibile, cioè aveva dei dentini che entravano di nuovo ed era autopulente. Ah, Sì. me lo ricordo perché l'ho avuto anch'io Eh. e la spremitura dell'aglio dà all'aglio però un odore un po' particolare, un po' più pungente rispetto al coltello. Guarda, questo ti dirò una cosa, che io sono appassionato del mio lavoro e appassionato degli utensili, però se mi chiedi insomma, come sono i cibi e i profumi e i sapori, non lo so. Sei ai primi livelli di Sì, scuola. molti primi livelli.
La cucina per me è, sì, mangio perché, perché, insomma, sì, perché si mangia, ma se poi mi viene a dire, ma qui ci voleva, poi così scherzando con Marisa, a volte lei prepara dei piatti elaborati, eccetera, e allora io, qui manca un po' di curcuma. E lo fai per provocare? Sì, chiaro. Beh, però qualche piatto molto buono ti avrà conquistato di Marisa Ma Laurito, no? sì, ma ne fa tanti di buoni. Quale? Non so, la genovese per esempio, quello è un piatto che mi piace. Poi, ma ne fa mille, ma non me ne ricordo. Se tu mi chiedi cosa ho mangiato oggi a mezzogiorno, lo so, ma non mi ricordo bene. Insomma. Hai Per me il mangiato cibo non è... delle pizzette fritte qui a Sì, Sorrento, hai sì, sì, bevuto sì, 2 gin tonic, sì, hai mangiato delle tartine con la insalata russa. sì, Per la cronaca, lo lasciamo per i posteri perché sì, sappiano cosa si mangiava nel 2025, il sì, 31 sì, dicembre, a pranzo per tenerci leggeri. Hai mangiato del prosciutto pata negra, sì. delle tartine con uno stracotto di vitello e zucca, Allora ma è come se tu fossi delle stata con me a pizzette. mangiare perché ti ricordi tutto. Sì, ho avuto questo Mi dai privilegio di essere con voi e anzi andremo anche a cena insieme, Perfetto, quindi va benissimo, festeggiamo molto bene, con va grande bene. piacere. Quindi sei una sorta di Leonardo da Vinci della Beh, cucina. non proprio, è lui che è un po' come... No, insomma, Ma da sai, cosa viene questa tua vocazione? beh, io ho finito la scuola, ho fatto una scuola tecnica, per cui poi ho cominciato da giovane a lavorare nell'officina di mio papà e lui faceva i cavatappi. Ah, Sì, per cui poi dai cavatappi disegnavo dei modelli un po' più moderni eh, e da cavatappi poi ho aggiunto, non so, il pelapatate, lo schiaccianoci, i mestoli, i coltelli e tutta una serie. Tanti non li ho inventati, io i prodotti esistevano, io quello che ho fatto li ho ridisegnati con uno stile che, insomma, che era più aggiornato e così poi sono andato avanti, eccetera, eccetera. e poi tu sei anche andato negli Stati Uniti e hai Sì, sì, fondato anche lì sì, una sì, sì, parte sì. della tua industria. Beh, il mio lavoro ho esportato in molti stati del mondo e in America ho fatto una filiale dove importavamo e poi facevamo la distribuzione, facevamo anche tanti dei lavoretti di packaging, di assemblaggi, eccetera, eccetera, di Ma i tutta merce fatta gusti, in Italia. i gusti di chi cucina nel mondo sono uguali? No, 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 no. Tu per ogni tipo di mercato devi avere un prodotto che va bene per quel mercato, a parte un cavatappi, che un cavatappi è un cavatappi, si usa uguale dappertutto, però ci sono dei prodotti che si usano in America e che qui per esempio sono sconosciuti o che adesso incominci a vederli quando tanti anni fa qui non Per esistevano. esempio? Ma avrai visto ancora che usano delle pinze grandi così, no? Qui, come si dice, non trattorie, Nei fast food? nei fast food, che usano quelle pinze che una volta, ma che pinza a cosa serve? E l'America erano tutte pinze così, adesso insomma, sono usate anche da noi. Non sono tanti i prodotti che erano prettamente americani o inglesi, per esempio. Gli inglesi hanno un modo di cucinare che è il loro modo, i francesi hanno il loro modo. E poi, sai, i francesi loro poi sono quelli che, cioè, lo spremiaglio italiano non si usa, il pressai deve essere francese, se no... D'argento. Invece tu hai sempre usato materiali di uso comune. Materiali di uso comune, acciaio inossidabile per esempio per alcuni prodotti, plastiche, alluminio, tutto quello, legno anche, legno. Tu hai cercato di fare prodotti di largo consumo con prezzi bassi? Sì, 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 sì. Che, insomma, i negozi di lusso, sì, vendi, ma vendi poco perché poi al giorno d'oggi sono spariti i negozi di lusso perché con l'avvento dei supermercati che hanno inserito i casalinghi nelle loro linee, tanti dei i negozi che c'erano in giro sono spariti. Per cui se non vendi ai supermercati non vendi a nessuno, per cui un service spaghetti che costa
10 euro o 20 euro, insomma, deve essere tutto misurato alla portata della massa. Ho fatto per la massa. E Lillo quanto costava all'inizio? Mamma mia, dai, 800 lire, 700 lire, una cosa del genere. E un gelato quanto costava all'epoca? Ah, 50 lire, c'era il gelato da 100, da 150, era una cosa così. Quindi costava come 4-5 gelati, diciamo. Sì, sì, cioè non era... Però durava una vita, non si scioglie. Tu ce l'hai ancora. E come ti è venuto in mente di fare queste cose che salgono, in questa forma così È il particolare? risultato di alcune prove, perché gli spaghetti li prendevo tutti appunto con la forchetta. Allora avevo fatto una cosa che con una forchetta un po' più grande, però era scomoda, e pian pianino sono arrivato alla forma che è la forma di un uovo con i dentini, di modo che qui puoi prendere anche un uovo, sì, le olive te l'avevo detto che prende, con i dentini. Cioè, questi sono facili da usare, se fossero piatti diventa difficile. E siamo arrivati a questa forma. E qual è la tua ricetta di spaghetti preferita? Quelli col pomodoro e basilico. Un grande classico della cucina italiana, anzi meridionale Sì, prima sì, di sì. tutto e poi italiana. In modo particolare, marito lo sa fare molto bene. Sì. E un'altra cosa, tu mi hai raccontato che mentre elaboravi le tue linee di prodotti, sceglievi dei colori, cercavi di estetizzare, ma non tutti i popoli apprezzano questo aspetto un po' italiano del Made in Italy, che è sempre un po' più accurato e non Sì. solo funzionale. Allora, quando ho cominciato ad esportare negli Stati Uniti, lì non avevano un'idea che cosa fosse uno stile, il colore, cioè per loro era una cosa da usare così e basta, non era decorativa. Allora io ho cominciato per esempio con i cavatappi, mi ricordo che avevo fatto tutta una linea di cavatappi dove le due braccia, uno era giallo, l'altro blu, poi sotto azzurro o verde, ed è così. Inizialmente erano rimasti un po' tutti, ma che cosa sarà, cosa non sarà, e poi invece l'hanno apprezzato e è andato bene, ma non solo in America, dappertutto. Mentre invece nei paesi del nord, la Finlandia, la Svezia, la Norvegia, loro sono o grigio o nero, gli facevo vedere un cavatappi rosa, inorridivano insomma. E che cosa pensi del design democratico degli svedesi? Ma sì, per carità, loro fanno delle cose molto basiche, molto così, però insomma bisogna dargli anche un po' di decorazione alle Di cose. stile? Sì, loro sono molto squadrati, ridono anche poco. Quindi forse sono severi in Sì, fondo, non sì, sono sì. solo essenziali. Se tu dovessi farti cucinare dall'amore della tua vita, Marisa Laurito, un piatto per festeggiare il vostro anniversario, che cosa sceglieresti? Sai che mi mette in difficoltà perché, come ti ho detto prima, non sono un appassionato di cibo. Sì, per esempio, il baccalà è buono, fatto come lo fanno a Napoli. Una polenta? Beh, quella è bresciana. Va. Marisa ha imparato a fare la polenta, sì, sì, con una farina speciale. Beh, io sono da piccolo, da noi si mangiava molto la polenta, fatta fresca fresca, in una scodella di latte freddo. Era squisita, buonissima. Marisa l'ha provata, le è piaciuto. Sì. Quindi hai sedotto tu lei con le Con tue la polenta. tradizioni? Beh, però anche tu sei sedotto da Napoli, di la Beh, verità. indubbiamente io sono venuto a Napoli per lavoro che avevo 22-23 anni, mi sono innamorato subito di questa città perché è una città vivace, allegra, tutti hanno una marcia in più, non esiste la parola no, subito in qualsiasi cosa tu voglia fare, vai nei ristoranti a mezzanotte, siediti e mangia. Da noi al nord, al ristorante alle 10 di sera, è chiusa la cucina, scusate, non si può più. Capisci?
Quindi, visto che tu sei venuto a Napoli a portare degli strumenti per cucinare o per servire gli spaghetti, sei un po' come quelli che hanno cercato di vendere il ghiaccio agli eschimesi. Però ci sei riuscito. Sì, 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 sono riuscito e mi sono trovato sempre molto bene qui. Mi piace tutto di Napoli, la musica quella è, insomma, Qual è la tua canzone napoletana preferita? Reginella. E come fa? Ti sei fatta una veste scullata, una cappielle con astre e quel rosse. Stiva miei, e la sai, la sanno tutti. Però tu sei bravissimo. Grazie, Grazie, grazie Piero. grazie a te. Grazie.